Benvenuti sul canale di Dolce Vita. Per il progettino che avete visto nelle foto in anteprima andremo a utilizzare questo bellissimo filato e uncinetto del 3,5. Vi lascio il tutorial. Allora, come potete vedere qui io ho il mio pezzo, andremo a fare una lavorazione in tondo, quindi un pezzo unico. Per avere la nostra misura bisogna prendere tutta la nostra circonferenza, quindi la circonferenza maggiore che abbiamo, seno o fianchi, in modo da poter avviare la nostra catenella giusta. Quando avviamo la nostra catenella manteniamo un multiplo di 5, quindi perché il motivo che andremo a fare è un multiplo di 5. Io sto facendo una taglia S, qui farò un piccolo campione per farvi vedere appunto la lavorazione del punto. Nel mio progetto originale ho montato 130 catenelle per una taglia S. Una volta raggiunti tutti i nostri giri naturalmente che ci servono, quindi noi stiamo lavorando da questa parte, giriamo il nostro lavoro, quindi andremo a lasciare i ventaglietti, li andiamo a lasciare di sotto, in modo da non fare un giro di punti per rifinire il nostro lavoro, visto e considerato che già abbiamo i ventaglini, e lavoreremo sulla catenella di avvio, quindi andremo a fare le spalline e tutto il resto lo andremo a lavorare nella catenella di avvio. Quindi detto questo io direi di passare al tutorial. Allora, io ho montato un po' di catenelle appunto per farvi un piccolo campione, per farvi vedere la lavorazione del nostro motivo. Vi ricordo che è un multiplo di 5. Portate tutte le catenelle sul dritto, andiamo a chiudere la prima con l'ultima con una maglia bassissima. Ok, qui ci alziamo con 3 catenelle, 1, 2, 3 catenelle che valgono come prima maglia alta, prendiamo il filo sull'uncinetto e rientriamo di nuovo per altre 2 volte, quindi totale 3 maglie alte nello stesso punto. 1 e 2. Andiamo a fare 2 catenelle, 1, 2 catenelle, prendiamo il filo sull'uncinetto, rientriamo di nuovo nello stesso punto, un'altra maglia alta. Quindi abbiamo fatto 3 maglie alte, 2 catenelle e una maglia alta presa nello stesso punto. Prendo il filo sull'uncinetto, salto 4 maglie di base, quindi 1, 2, 3, 4, entro nella quinta e vado a ripetere tutto, quindi maglia alta, maglia alta, maglia alta, quindi 3 maglie alte, 2 catenelle, 1, 2 catenelle, riprendo il filo sull'uncinetto, rientro nello stesso punto e vado a fare un'altra maglia alta, quindi 3 maglie alte, 2 catenelle e un'altra maglia alta presa nello stesso punto. Prendo il filo sull'uncinetto, salto 1, 2, 3, 4, entro nella quinta catenella e vado a ripetere tutto. 3 maglie alte, 2 catenelle e una maglia alta. 2, 3 maglie alte, 2 catenelle, prendo il filo sull'uncinetto, rientro nello stesso punto e vado a fare un'altra maglia alta. Prendo bene e un'altra maglia alta. Ok, quindi 3 maglie alte, 2 catenelle, maglia alta prese tutte nello stesso punto, saltiamo 4 maglie di base e andiamo a ripetere tutto. Lo ripetiamo per tutto il giro e poi ci vediamo qui per continuare. Allora, arrivati alla fine ho fatto l'ultimo ventaglietto di 3 maglie alte, 2 catenelle e una maglia alta, mi rimangono 4 maglie da saltare, quindi mi vado a chiudere con una maglia bassissima nella terza catenella iniziale, con una maglia bassissima, ecco qui, e abbiamo finito il primo giro. Per andare a lavorare il secondo giro andiamo e ci spostiamo con delle maglie bassissime, qui ci spostiamo al centro, vedete, delle 2 catenelle, qui dove c'è lo spazietto delle 2 catenelle, quindi con delle maglie bassissime ci spostiamo
e andiamo nello spazietto di 2 catenelle e qui ripetiamo tutto, quindi 3 catenelle sostituiscono la prima maglia alta, prendo il filo sull'uncinetto, quindi adesso il lavoro è semplicissimo perché ormai il lavoro già si vede dove dobbiamo andare a lavorare, quindi 3 catenelle sostituiscono la prima maglia alta, riprendo il filo sull'uncinetto, entro per arte 2 volte e vado a fare 3 maglie alte, quindi 3 maglie alte, 2 catenelle, prendo il filo sull'uncinetto, rientro nello stesso punto e vado a fare maglia alta. Vedete? Quindi prendo il filo sull'uncinetto, passo nello spazietto successivo, vedete, passo qui nello spazietto successivo e vado a ripetere tutto, quindi 3 maglie alte, 2 catenelle, una maglia alta, 3 maglie alte, 2 catenelle, rientro, maglia alta, filo sull'uncinetto, spazietto successivo, ripeto tutto, maglia alta, maglia alta, maglia alta, 1, 2 catenelle, filo sull'uncinetto, entro e ho fatto il mio secondo giro di motivo. Allora ripetiamo per tutto il giro e per i giri che ci servono, naturalmente io mi sono fermata ancora qui, mi mancano nel mio lavoro mi mancano ancora 2-3 giri e ho terminato il lavoro, quindi voi andate avanti con i giri che vi servono, quindi andiamo a ripetere tutto qui nel nostro lavoro e ci andiamo a chiudere nella terza catenella iniziale, ci spostiamo con delle maglie bassissime al centro nello spazietto delle 2 catenelle e ripetiamo tutto, quindi completiamo tutti i giri che ci servono e poi ci vediamo qui per continuare. Allora, terminati i giri che mi servivano, io ho fatto 29 centimetri e mi sono fermata. Ora sta a voi, se la volete più lunga andate avanti praticamente con i giri dei ventaglietti, ok? Quindi io ho capovolto il mio lavoro e sono andata a prendere la catenella di avvio, questa è la catenella d'avvio, ho lasciato un paio di centimetri, vedete ho messo dei marcapunti, ho lasciato 1 2 3 4 5 motivi da una parte e 5 motivi dall'altra parte. A questo punto andiamo a lavorare la fascia. Per quanto riguarda la fascia bisogna prendere la misura delle nostre spalle, tutta la nostra circonferenza delle nostre spalle. La misura in centimetri la riportiamo a catenelle, mantenendo sempre il multiplo di 5. Per fare la fascia bisogna girare il lavoro dal rovescio, quindi io giro il mio lavoro dal rovescio e vado a lavorare dal rovescio, perché non appena noi facciamo la fascia, se lavoriamo dal dritto ci viene dal rovescio, se lavoriamo dal rovescio ci verrà dal dritto. Quindi dal primo spazietto, vedete, dal primo spazietto io ho preso la mia misura, quindi deve essere 24 centimetri la mia catenella. Ora non so quante catenelle 24 centimetri corrisponde, quindi da questa parte 12 centimetri, quindi 1 2 3 4 5 centimetri fuori, vedete, dalla maglietta, quindi partendo dal primo spazietto delle 2 catenelle io devo fare 12 centimetri, quindi devo fare una catenella che sia 12 e 12 24 centimetri lunga. Quindi partiamo subito con il nostro motivo, quindi lo spazietto prima del segnapunti è questo, io vado, entro e faccio maglia bassissima e 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta e poi vado a fare 2 maglie alte, 1 e 2 maglie alte, 2 catenelle, prendo il filo sull'uncinetto, rientro e vado a fare una maglia alta, quindi vado a fare le mie catenelle, quindi devono uscire, deve essere 12 centimetri lunga, quindi io conto, nel frattempo aggiusto il multiplo di 5, 1 2 3 4 5. Allora ho fatto 20 catenelle, guardate, quindi 20 catenelle a me mi va benissimo, perché misurando dal primo spazietto qui, dal primo spazietto a la catenella e qua è 12 centimetri, quindi e ho fatto 20 catenelle. Adesso ne faccio altri 20 per fare la metà dietro, quindi vado a fare altre 20 catenelle, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
17, 18, 19 e 20. Prendo il filo sull'uncinetto, giro il mio lavoro così, vado nel marcapunti, cioè dopo il marcapunti, qui c'è il marcapunti, vado nello spazietto dopo il marcapunti qui e vado a fare le mie 3 maglie alte. Allora, quindi 1, 2, 3 maglie alte, 1, 2 catenelle e un'altra maglia alta. Quindi continuo a lavorare il mio motivo per tutto il giro fino ad arrivare al prossimo segnapunti e poi ci vediamo qui per continuare. 1, 2 catenelle e una maglia alta. Quindi continuiamo fino al prossimo marcapunti. Allora, sono arrivata al segnapunti, vado a fare 40 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, fatti i miei 40 catenelle, prendo il filo sull'uncinetto, volto il mio lavoro e vado dove c'è il segnapunti, quindi nel primo spazietto dopo il segnapunti entro e vado a fare 3 maglie alte, quindi 1, 2 e 3 maglie alte, 2 catenelle e un'altra maglia alta. Quindi continuiamo fino ad arrivare alla fine, poi ci vediamo qui per continuare. Allora, sono arrivata alla fine, mi vado a chiudere nella terza catenella iniziale con una maglia bassissima, quindi entro nella terza catenella e mi vado a chiudere con una maglia bassissima. Con delle maglie bassissime ci spostiamo al centro del primo spazietto delle 2 catenelle, quindi cammino con delle maglie bassissime, entro nello spazietto delle 2 catenelle e qui mi vado ad alzare con 3 catenelle. 1, 2, 3 catenelle, prendo il filo sull'uncinetto, rientro e vado a fare 2 maglie alte, 2 maglie alte, 2 catenelle, prendo il filo sull'uncinetto, rientro, maglia alta. A questo punto vado a saltare 4 catenelle, quindi lavoriamo adesso le catenelle, quindi 1, 2, 3, 4, nella quinta catenella entro e vado a fare 3 maglie alte, quindi 1, 2, 3 maglie alte, 2 catenelle e un'altra maglia alta presa nello stesso punto. Prendo il filo sull'uncinetto, salto 1, 2, 3, 4, entro nella quinta catenella e ripeto tutto, quindi 3 maglie alte, 1, 2, 3 maglie alte, 2 catenelle e un'altra maglia alta presa nello stesso punto. Prendo il filo sull'uncinetto, salto 1, 2, 3, 4 catenelle, entro nella quinta catenella e vado a ripetere tutto. Quindi continuiamo fino alla fine e poi ci vediamo qui per continuare. Quindi continuiamo tutte le catenelle e poi ci vediamo alla fine delle catenelle per continuare. Allora, terminata, vedete, ho lavorato tutta la catenella, arrivata alla fine mi rimangono le ultime 5 catenelle da lavorare. Quindi prendo il filo sull'uncinetto, salto 1, 2, 3, 4, entro nella quinta catenella e vado a fare 3 maglie alte, 1, 2, 3 maglie alte, 3 maglie alte, 2 catenelle, rientro di nuovo nello stesso punto, maglia alta. Ok, e abbiamo finito la prima catenella. Prendo il filo sull'uncinetto, passo nello spazietto, vedete, del motivo, quindi le 3 maglie alte, il primo spazietto, entro e vado a ripetere il mio motivo, quindi 3 maglie alte,
2 catenelle e maglia alta, quindi 3 maglie alte, 2 catenelle e un'altra maglia alta. Allora proseguiamo per tutto il giro. Naturalmente sulla catenella facciamo la stessa cosa che abbiamo fatto qua, quindi a me mi sono venuti sulla catenella, mi sono venuti 1 2 3 4 5 6 7 8 motivi, perché ho 40 catenelle. Allora proseguiamo, lavoriamo la catenella con i motivi, andiamo avanti con i giri per quanto la vogliamo larga la nostra fascia. Ok, quindi proseguiamo con i giri e poi ci vediamo qui per continuare. Allora, terminati i giri che servivano per fare la fascia, vedete io ho terminato la fascia, quindi ho lavorato, vedete qui siamo al rovescio e la fascia l'ho lavorata tutta sul dritto. Adesso noi giriamo il nostro lavoro, quindi questo sarebbe il dritto e nella fascia il rovescio, quindi girando il mio lavoro dal dritto giro la fascia e mi viene dal dritto. Qui ho fatto la prima spallina che adesso andiamo a fare, quindi la fascia viene dal dritto, vedete io l'ho lavorata dal rovescio in modo che mi viene, diciamo, dritto con dritto, e qui è il rovescio. Allora a questo punto, terminati i giri che servivano per fare la mia fascia, ho fatto la prima spallina, vedete. Allora andate a prendere la misura, ve lo spiego qui col manichino, da questo punto fino alla spalla per 2, perché dobbiamo andare a fare tutto il giro della spallina, quindi dobbiamo andare a legarci qui dietro. Praticamente io ho fatto la mia spallina e mi vado a legare dietro così. Ok, quindi adesso io vi faccio vedere l'inizio della seconda spallina, perché poi è uguale, e poi andiamo a fare la cucitura in questa già finita. Quindi prendiamo il filo e l'uncinetto, quindi prendete anche la misura dove volete la vostra spallina. Io ho preso la misura qui, quindi qui deve venire il ventaglietto, quindi io parto dal buchino prima qui. Allora parto da qui e vado a fare una maglia bassa, 2 catenelle, poi dove ho messo il segnapunti mi deve venire il mio motivo, quindi tolgo il segnapunti e vado a fare il mio motivo. Quindi vado a prendere, vedete, prendo sia la fascia che il pannellino dietro, quindi io piego il pannellino così, entro nel buco, vedete, entro qui e prendo sia la fascia che il pannello sotto, quindi entro così e vado a fare il mio motivo. Vado a fare 3 maglie alte, 2 catenelle, rientro di nuovo e vado a fare una maglia alta. Quindi vado a prendere sia il pannello sotto che la fascia, entro proprio al centro e vado a prendere tutte e due, entro nel buchino accanto, quindi dove ci sono le 3 maglie alte, prendo il filo sull'uncinetto, entro qui e vado a fare una maglia alta. Ecco qua. A questo punto andiamo a girare il lavoro, quindi faccio 3 catenelle, volto il mio lavoro e vado a riprendere di nuovo, quindi prendo il filo sull'uncinetto, entro nello spazietto delle 2 catenelle e vado a fare 3 maglie alte, 1 2 3 maglie alte, 2 catenelle, rientro di nuovo, maglia alta, prendo il filo sull'uncinetto, vado nella terza catenella qui e vado a fare maglia alta, 3 catenelle, 1 2 3 catenelle, volto il mio lavoro e rinizio di nuovo, quindi 3 maglie alte, 1 2 3 maglie alte, 2 catenelle, rientro di nuovo, maglia alta, prendo il filo sull'uncinetto e mi vado a chiudere nella terza catenella con una maglia alta. Ok, questo è, diciamo, la spallina che già io una l'ho preparata, quindi andate a prendere la misura della vostra spalla, andate a prendere la misura e la fate in 2 per 2, quindi prendiamo la spallina e andiamo a fare la cucitura. La cucitura la andiamo a fare, quindi prendiamo la misura da questa parte a questa parte, quindi la mia cucitura deve venire qui.
Andiamo a rifinire l'altra spallina. Il nostro progettino è terminato. Bene, il mio tutorial termina qui, vi ringrazio tantissimo per la visione e vi auguro una magnifica giornata e noi ci vediamo ad un prossimo video. Se non volete perdere il prossimo video, iscrivetevi al mio canale cliccando sul pulsante iscriviti e attivando la campanellina. Un bacio a tutti, ciao!